Lezione 1. L'ascesa dell'intelligenza artificiale. Buongiorno Anna, hai visto le notizie sugli ultimi progressi dell'IA? Buongiorno John. No, cosa sta succedendo con l'IA? Sono curioso di saperne di più. Apparentemente, questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale possono svolgere tutti i tipi di attività per noi ora. Wow, davvero? Ad esempio, che tipo di compiti possono svolgere? Bene, possono scrivere articoli, analizzare dati, persino codificare programmi software. È incredibile. Ma se l'IA potesse fare tutto questo, cosa faremmo noi umani? Questa è una buona domanda. Anche se l'intelligenza artificiale può fare gran parte del lavoro, avremmo comunque bisogno di persone che programmino e supervisionino i computer. Mm, capisco. Quindi l'IA non sta sostituendo completamente gli umani, è più come uno strumento che possiamo usare. Esattamente. L'intelligenza artificiale ha lo scopo di assistere e aumentare le capacità umane, non di sostituirci completamente. Questo ha senso. Ero preoccupato che l'intelligenza artificiale potesse far perdere il lavoro a molte persone. C'è sicuramente questa preoccupazione, ma penso che se abbracciamo l'IA in modo responsabile, potrebbe effettivamente creare nuove opportunità di lavoro. Spero tu abbia ragione. Tutto questo è davvero affascinante. Sono entusiasta di vedere cosa riserva il futuro dell'IA. Anch'io. Sarà interessante vedere come si evolverà il tutto e come ci adattiamo come società. Sicuramente. Mi chiedo quali altre incredibili cose l'IA sarà in grado di fare negli anni a venire. Chissà, le possibilità sembrano infinite. Ma dovremo rimanere vigili sull'uso etico. Assolutamente. Non vogliamo che l'IA vada fuori controllo o venga utilizzata per scopi nefasti. Esattamente. Ci sono molte domande importanti che dobbiamo affrontare man mano che l'IA diventa più avanzata. Di sicuro. È un campo così complesso e in rapida evoluzione. Sono lieto che ne stiamo discutendo. Anch'io. È utile rimanere informati e pensare in modo critico alle implicazioni dell'IA. Lezione 2. La vastità dell'universo. Ehi Anna, sapevi che la Via Lattea è solo una delle miliardi dell'universo? Wow, davvero? Non avevo idea che l'universo fosse così vasto. È strabiliante. Assolutamente. Gli scienziati stimano che ci siano trilioni di galassie, ognuna contenente miliardi di stelle. È semplicemente sbalorditivo a pensarci. La scala dell'universo è davvero incomprensibile. Sicuramente. Mette davvero in prospettiva il nostro posto nel cosmo, vero? Di sicuro. Mi sento così piccolo e insignificante rispetto all'immensità dell'universo. So cosa intendi. Ma allo stesso tempo, è anche un po' umiliante e maestoso. Hai ragione, mi viene da chiedermi cos'altro potrebbe esserci là fuori, oltre a ciò che possiamo persino vedere o immaginare. Esattamente. C'è ancora così tanto che non sappiamo o non capiamo sull'universo. Assolutamente. Vorrei poter semplicemente salire su una navicella spaziale ed esplorarla tutta in prima persona.
Sarebbe un'avventura incredibile. Riesci a immaginare le scoperte che potremmo fare? È emozionante pensarci. Forse un giorno i viaggi nello spazio saranno più accessibili alle persone normali. Lo spero sicuramente. Esplorare la vastità del cosmo è uno dei più grandi sogni dell'umanità. Di sicuro. Sono grato che abbiamo scienziati e astronauti dediti a svelare i misteri dell'universo. Anch'io. Il loro lavoro è così importante per ampliare le nostre conoscenze e la nostra comprensione. Sicuramente. Rimango sempre sbalordito quando guardo il cielo notturno e lo contemplo tutto. Lo so, è davvero mozzafiato. L'universo è una fonte inesauribile di meraviglia e fascino. Lezione 3. Trovare la casa giusta. Ehi Anna, hai considerato la fascia di prezzo con cui ti senti a tuo agio per una nuova casa? Sai, ci ho pensato molto. Il mio budget è compreso tra 1200 e 1500 dollari al mese. Ok, è una buona gamma con cui lavorare. Hai esaminato qualche immobile in quella fascia di prezzo? Sì, ma è stato difficile trovare qualcosa che soddisfi tutte le caselle all'interno di quel budget. Posso immaginarlo. Il mercato immobiliare può essere competitivo, soprattutto nelle aree più ambite. Assolutamente. Sto cercando di bilanciare posizione, dimensioni e servizi, ma è difficile. Ti sento. Hai pensato di estendere la tua ricerca ai quartieri vicini? Questo è un ottimo suggerimento. Potrei aver bisogno di ampliare la mia ricerca geografica per trovare più opzioni. Sicuramente vale la pena esplorarlo. Potresti trovare delle gemme nascoste nelle zone appena fuori città. Questo è un buon punto. Dovrò dare un'occhiata più da vicino ai sobborghi circostanti. E non dimenticate di tenere conto di fattori come i tempi di percorrenza e l'accesso ai trasporti pubblici. Bene, anche queste sono considerazioni importanti. Voglio assicurarmi di scegliere una posizione comoda. Assolutamente. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra le tue esigenze e il tuo budget. Esattamente. È una danza delicata, ma sono determinata a trovare la casa perfetta per me. Non ho dubbi che ci arriverai. Prenditi il tuo tempo e valuta attentamente tutte le opzioni. Grazie. Il tuo consiglio è davvero utile durante l'intero processo. Sono lieto di poter offrire alcuni spunti. Fatemi sapere se avete altre domande lungo la strada. Lezione 4. Fare acquisti con un amico. Buongiorno Anna, vuoi unirti a me per fare shopping più tardi oggi? Sembra fantastico. Mi piacerebbe la compagnia mentre esploro i negozi. Meraviglioso, mi piace fare acquisti con te. È sempre più divertente avere qualcuno con cui chiacchierare. Esattamente. Inoltre, hai un grande stile, quindi apprezzo la tua opinione sugli abiti. Perché, grazie. Sono felice di prestare la mia esperienza nel campo della moda. Che tipo di articoli speri di trovare? Beh, ho bisogno di rinfrescare un po' il mio guardaroba.
Sto cercando nuovi top e vestiti. Eccellente, sono sicuro che possiamo trovare dei pezzi deliziosi che si adattano al tuo stile. Non vedo davvero l'ora. Fare shopping è sempre più piacevole con un buon amico. Sono d'accordo. Sarà bello chiacchierare mentre esploriamo i negozi. Assolutamente. Inoltre, puoi aiutarmi a decidere se un articolo vale davvero l'acquisto. Lieto di fornire una seconda opinione. So quanto possa essere difficile impegnarsi a comprare vestiti nuovi. Sicuramente. Tendo a pensare troppo alle cose, quindi la tua prospettiva sarà preziosa. Non è affatto un problema. Sono sempre lieto di offrire i miei pensieri onesti. Lo apprezzo. Allora abbiamo intenzione di incontrarci tra un paio d'ore? Sembra perfetto. Mi dirigerò da lì a breve e ti aspetterò all'ingresso del centro commerciale. Ottimo. Ci vediamo allora. Sarà un divertente giro di shopping, posso già dirlo. Sono sicuro che lo sarà. Non vedo l'ora. Lezione 5. Cucinare qualcosa di gustoso. Ehi Anna, ho appena finito di preparare un delizioso piatto di quinoa. Volete assaggiarne un po'? Oh, sembra meraviglioso. Mi piacerebbe. La quinoa è uno dei miei cereali preferiti. Ottimo, sono contenta che tu sia un fan. Ho aggiunto del brodo vegetale per dargli un sapore in più. È un bel tocco. Scommetto che il brodo si abbina davvero bene alla quinoa. Esattamente. E ho saltato anche delle verdure fresche da mescolare. Nam, mi fa venire l'acquolina in bocca. Che tipo di verdura hai usato? Ho scelto un assortimento colorato, carote, peperoni e zucchine. Ottima scelta. Si abbineranno tutti benissimo alla quinoa. Non vedo l'ora di provarlo. Meraviglioso, lascia che te ne serva una porzione. Spero che vi piaccia tanto quanto piace a me. Sono sicuro che lo farò. Grazie per aver condiviso con me la tua creazione culinaria. Certo, ne sono felice. Cucinare è sempre più divertente quando posso condividerlo con un amico. Sono d'accordo. Ed è così bello quando qualcuno dedica attenzione e attenzione a un pasto fatto in casa. Sicuramente. Ho cercato di bilanciare bene tutti i sapori e le consistenze. Beh, ha sicuramente funzionato. Questo è assolutamente delizioso. Sono felice che ti stia divertendo. Sentitevi liberi di tornare indietro per qualche secondo. Non importa se lo faccio. Questo è il pranzo perfetto, sano ma soddisfacente. Sono così felice che tu ti senta così. Divertiti, amico mio. Lezione 6. Alla scoperta delle meraviglie del canyon. Ehi Anna, hai mai sentito parlare del Grand Canyon National Park? Sì, ce l'ho. È nella mia lista dei desideri di viaggio da anni. È così eccitante.
Cosa ti ha spinto a decidere di visitare il Grand Canyon? Beh, ne stavo leggendo l'altro giorno e sono rimasta stupita nell'apprendere che esiste dal 1919. Wow, è una storia piuttosto lunga. Sapevo che si trattava di una vecchia formazione geologica, ma non avevo capito che il parco stesso esistesse da più di un secolo. Esattamente. E il motivo per cui è diventato parco nazionale nel 1919 è perché il fiume Colorado che lo attraversa è incredibilmente veloce e potente. Posso immaginare quanto debba essere pericoloso e insidioso quel fiume. Non c'è da stupirsi che volessero proteggere l'area. Sicuramente. Le rapide correnti del fiume e i canyon profondi e aspri lo rendono una meraviglia naturale impegnativa e maestosa. Scommetto che i panorami dal bordo del canyon sono semplicemente mozzafiato. Ho visto così tante foto meravigliose, ma posso solo immaginare quanto sia impressionante di persona. Questo è ciò che mi entusiasma di più. Voglio fare un'escursione lungo il bordo e immergermi nella vastità e nella bellezza del paesaggio. Sembra un'esperienza incredibile. Sono un po' invidioso, a dire il vero. Beh, dovresti assolutamente programmare un viaggio lì presto. Sarei felice di condividere con voi il mio itinerario e i miei consigli. Lo apprezzerei davvero. Il Grand Canyon è sulla mia lista da così tanto tempo e ora sono ancora più motivato a farlo accadere. Meraviglioso. Ti invierò tutti i dettagli una volta finalizzati i miei piani. Sarà un'avventura indimenticabile. Lezione 7. Alla conquista di Uncharted. Buongiorno. Hai sentito dell'incredibile impresa compiuta nel lago Ontario? No, non credo di averne sentito parlare. Cosa è successo? A quanto pare, nessun uomo o donna aveva mai attraversato l'intero lago Ontario prima d'ora. È incredibile. Il lago Ontario è enorme, vero? Quanto dista la distanza percorsa? Sono circa 32 miglia da una parte all'altra. E anche l'acqua è gelida. 32 miglia? È una distanza incredibile per nuotare, specialmente nelle fredde acque del lago. Deve essere stata una sfida immensa. Esattamente. Ma recentemente, un nuotatore determinato è riuscito a completare l'intera traversata. Wow, è incredibile. Non riesco nemmeno a immaginare quanto debba essere stato difficile ed estenuante. Il nuotatore ha dovuto affrontare forti correnti e temperature rigide per tutto il percorso. È un'incredibile impresa di resistenza umana. Sono sbalordita. Nuotare così a nuoto in quelle condizioni è davvero straordinario. Chi è stata la persona che ci è riuscita? Era una giovane donna di nome Annalise Carr. Aveva solo 14 anni quando ha fatto la traversata. 14 anni? È semplicemente stupefacente. Non posso credere che un adolescente sia stato in grado di fare qualcosa di così impegnativo dal punto di vista fisico. Lo so, giusto? Annalise viene salutata come un'eroina e un'ispirazione, soprattutto per i giovani. Dovrebbe assolutamente esserlo. Attraversare il lago Ontario è il tipo di sfida che la maggior parte degli adulti affronterebbe, figuriamoci un adolescente. Sicuramente.
Il successo di Annalise dimostra che con sufficiente determinazione e allenamento possiamo ottenere cose incredibili. Sono d'accordo. La sua storia è così motivante. Mi fa venire voglia di superare i miei limiti e vedere di cosa sono capace. Lo stesso qui. Annalise ha stabilito un nuovo standard per ciò che è possibile. Non vedo l'ora di vedere cos'altro realizzerà in futuro. Nemmeno io. È davvero una fonte di ispirazione e la sua storia non dimenticherò presto. Lezione 8. I suoni oscillanti del jazz. Ehi, hai ascoltato della buona musica jazz ultimamente? Sai, volevo esplorare di più la scena del jazz. Che tipo di strumenti suonano di solito i musicisti jazz? Oh, la lista continua. I gruppi jazz spesso presentano strumenti come la tromba, il sassofono, la cornetta e il trombone. Ah, i grandi strumenti in ottone. Questo deve creare un suono così ricco e vibrante. Assolutamente. E la sezione ritmica è altrettanto cruciale, il piano, il basso e la batteria fanno da colonna portante. Posso solo immaginare l'energia di un'esibizione jazz dal vivo con tutti quei diversi strumenti che si uniscono. È ipnotizzante. Il modo in cui i musicisti improvvisano e si alimentano a vicenda è davvero qualcosa di speciale. Scommetto che deve essere fantastico vederli suonare riff e assoli dal vivo. Mi piacerebbe provarlo di persona un giorno. Dovresti assolutamente. I jazz club sono il luogo perfetto per immergersi nell'atmosfera e perdersi nella musica. Sembra il mio tipo di scena. Immagino stanze poco illuminate, forse un po' di fumo nell'aria e la folla che ondeggia al ritmo. Esattamente. Le ambientazioni intime dei jazz club permettono davvero di apprezzare l'abilità artistica dei musicisti. Non vedo l'ora di dare un'occhiata alla scena jazz locale e scoprire alcuni nuovi artisti preferiti. Qualche consiglio per iniziare? Beh, non puoi sbagliare con leggende del jazz come Miles Davis Coltrane o Ella Fitzgerald. Oh, sono alcuni nomi iconici. Dovrò approfondire la loro musica. Sicuramente. I loro stili e le loro influenze hanno plasmato l'intero genere jazz. Ti aspetta una vera delizia. Sono entusiasta di immergermi nel mondo del jazz. È uno stile musicale così ricco e pieno di sentimento. Non potrei essere più d'accordo. Il jazz riesce semplicemente ad affascinarti e a parlare direttamente all'anima. Non vedo l'ora di lasciarmi travolgere. Grazie per aver suscitato il mio interesse. È ora di iniziare a esplorare. Lezione 9. Una storia d'amore transcontinentale. Ehi Anna, sapevi che mentre era in Inghilterra, Francis Campbell Bethune ha sposato una donna scozzese? Wow, davvero? Davvero una storia d'amore interculturale. Cosa sai della loro relazione? Beh, da quello che ho letto, Bethune amava moltissimo sua moglie, nonostante la distanza geografica tra le loro terre d'origine. È così interessante. Immagino che il loro matrimonio debba essere stato pieno di scambi culturali e nuove esperienze per entrambi.
Assolutamente. Bethune era un inglese, ma abbracciava le tradizioni e l'eredità della moglie scozzese. È meraviglioso quando due persone di diversa estrazione possono riunirsi e imparare l'una dall'altra. Sicuramente. Il loro legame deve essere stato incredibilmente forte per superare le sfide di provenire da paesi separati. Mi chiedo come si siano conosciuti e cosa li abbia attratti l'uno verso l'altro in primo luogo. Questa è un'ottima domanda. Immagino che le loro passioni e interessi condivisi abbiano contribuito a colmare il divario geografico. Forse erano legati da un amore reciproco per la letteratura o le arti. Questi tipi di connessioni intellettuali possono essere così potenti. Buon punto. O forse si sono conosciuti attraverso una cerchia sociale condivisa e da lì è sbocciata la loro storia d'amore. Ad ogni modo, è una storia commovente di due persone che sfidano ogni probabilità di stare insieme. Assolutamente. La loro storia d'amore transcontinentale è il tipo che cattura davvero l'immaginazione. Mi piacerebbe saperne di più sulle loro vite e su come hanno affrontato le differenze culturali nel loro matrimonio. Lo stesso qui. È il tipo di racconto che ti fa apprezzare il potere delle connessioni umane, indipendentemente dai confini. Sicuramente. La loro storia ci ricorda che l'amore può davvero trascendere i confini e unire le persone. Ben detto. È un meraviglioso esempio di come tutti possiamo trarre vantaggio dall'abbracciare la diversità e le esperienze interculturali. Lezione 10. Giardinaggio naturale. Ciao Anna, avevo una domanda sul giardinaggio in cui speravo che tu potessi aiutarmi. Certo. Cosa ti passa per la testa? Beh, sto pensando di avviare un piccolo orto, ma non sono sicuro di dover usare fertilizzanti o pesticidi. Questa è un'ottima domanda. Personalmente, preferisco usare metodi naturali nel mio giardino. Oh, questo è interessante. Che tipo di tecniche naturali usi? Bene, faccio molto affidamento su cose come compost, pacciame e piantagioni complementari per mantenere le mie piante sane. Ah, capisco. Puoi dirmi di più su come funzionano? Assolutamente. Il compost aggiunge sostanze nutritive al terreno, mentre il pacciame aiuta a trattenere l'umidità e a sopprimere le erbacce. Questo ha molto senso. E che mi dici della piantagione complementare? La piantagione complementare comporta la crescita di alcune piante insieme che possono avvantaggiarsi a vicenda. Ad esempio, le calendule aiutano a scoraggiare i parassiti. Affascinante. Non sapevo che esistessero così tanti modi naturali per prendersi cura di un giardino. Sì, è davvero incredibile. E la cosa bella è che eviti tutte le sostanze chimiche aggressive. Questo è un grande vantaggio. Preferirei di gran lunga usare metodi sostenibili, se possibile. Sicuramente. Ci vuole un po' più di impegno, ma è davvero gratificante coltivare il cibo in modo biologico. Posso immaginarlo. E deve essere migliore anche per l'ambiente. Assolutamente. Il giardinaggio naturale è un modo meraviglioso per essere più ecologici. Beh, me l'hai davvero convinto.
Sono entusiasta di provare alcune di queste tecniche. Sono felice di aver potuto fornire alcune informazioni utili. Fatemi sapere se avete altre domande quando iniziate. Lo farò, grazie mille Anna. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo a condividere la tua esperienza. Lezione 11. Vivere a basso costo. Buongiorno Anna, posso farti una domanda sul budget? Assolutamente. Sono felice di parlarne. Cosa ti passa per la testa? Beh, sto cercando di essere più attento alle mie spese, ma può essere complicato. Capisco perfettamente. La definizione del budget richiede un certo impegno, ma ne vale davvero la pena a lungo termine. Questo è quello che ho sentito. Hai qualche consiglio per rispettare un budget? Sì, trovo davvero utile tenere traccia delle mie spese e classificarle. Ah, capisco, ha senso. Che tipo di categorie utilizzate? Cose come affitto, utenze, generi alimentari, intrattenimento e risparmi. Mi dà un'immagine chiara. È un ottimo sistema. Dovrò provare qualcosa del genere. E non dimenticare di aggiungere anche una certa flessibilità. I budget non sono fatti per essere rigidi. Buon punto. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Esattamente. La chiave è essere realistici sulle proprie abitudini di spesa. Giusto, e tenendo conto anche di quelle spese impreviste. Sicuramente. Risparmiare per una giornata piovosa è così importante. Assolutamente. Anche il mio budget è importante per me. È bene pianificare in anticipo. Sono contenta che tu la pensi così. Un bilancio responsabile è il fondamento della stabilità finanziaria. Beh, apprezzo davvero che tu abbia condiviso la tua saggezza al riguardo. È stato molto utile. Sono felice di aver potuto fornire alcuni consigli utili. Fatemi sapere se avete altre domande sul budget. Lo farò, grazie ancora Anna. Questa conversazione mi ha dato molto su cui riflettere. Lezione 12. Delitto e castigo. Ehi Anna, hai sentito parlare di quelle recenti storie di crimini? No, non l'ho fatto. Cosa è successo? Beh, un uomo è stato condannato per furto di un cappotto invernale. Questo è un peccato. Rubare un cappotto sembra un reato piuttosto lieve. Lo so, giusto? E anche un altro ragazzo è stato catturato per furto. Mm, mi chiedo quali fossero le circostanze in ciascun caso. Da quello che ho letto, il secondo ragazzo è stato rilasciato quando era in mare aperto. Wow, è una svolta interessante. Sembra che sia quasi riuscito a farla franca. Sì, le autorità devono averlo rintracciato o qualcosa del genere. Ti fa riflettere sulle motivazioni alla base di questi crimini. Sicuramente. Era per necessità? O solo pura avidità? Questo è un buon punto. I dettagli sono molto importanti per comprendere l'intera storia.
Assolutamente. Spero che il sistema giudiziario abbia gestito ogni caso in modo equo. Anch'io. Nessuno vince quando si commettono crimini, nemmeno quelli minori. Esatto, ci sono sempre delle conseguenze, anche se sembrano sproporzionate. Esattamente. È una questione complessa senza risposte facili. Concordato. C'è molto da svelare quando si tratta di delitti e castighi. Sicuramente. È un argomento interessante da discutere, questo è sicuro. Di sicuro. Grazie per aver parlato con me di questo. Lezione 13. Problemi meteorologici. Buongiorno. Sono così felice che finalmente abbia smesso di piovere. Anch'io. Mi stavo stancando di tutto il brutto tempo. Assolutamente. Questo sole è un cambiamento positivo. Concordato. Il tempo è stato così imprevedibile ultimamente. Me ne parli. Un giorno piove a dirotto, quello dopo è rovente. È stato un vero giro sulle montagne russe. È difficile pianificare qualcosa all'aperto. Esattamente. Ho dovuto annullare il mio picnic lo scorso fine settimana a causa della pioggia. Oh no, è un peccato. Speravo di fare un'escursione questo fine settimana. Forse saremo fortunati e le previsioni saranno chiare. Lo spero sicuramente. Sarebbe bello trascorrere un po' di tempo nella natura. Sicuramente. L'aria fresca e l'esercizio fisico sarebbero fantastici. Assolutamente. Incrocio le dita per un clima collaborativo. Lo stesso qui. Questi alti e bassi di temperatura mi stanno facendo impazzire. So cosa intendi. È difficile sapere come vestirsi di questi tempi. Questo è sicuro. Un giorno sono impacchettata, il giorno dopo sto sudando. È abbastanza per farti girare la testa. Sono pronto per un po' di stabilità. Anch'io. Speriamo che le condizioni meteorologiche si stabilizzino presto. Lo spero davvero. Sono stanco della costante incertezza. Sì, anch'io. Ma almeno c'è il sole oggi. Lezione 14. Routine quotidiane. Ehi Anna, com'è la tua routine mattutina? Beh, di solito mi sveglio verso le 6:30 e mi lavo subito i denti. Lo stesso qui. È un modo così importante per iniziare la giornata. Sicuramente. Dopodiché, mi piace fare un allenamento veloce. Oh, bello. Preferisco fare prima una piacevole colazione. Anche questa è una buona idea. Di solito vado di fretta a prepararmi. Posso capirlo. Cosa mangi di solito a colazione? Basta una semplice ciotola di farina d'avena e un po' di frutta. E tu? Sono più un tipo con uova strapazzate e pane tostato. Sembra delizioso. Scommetto che ti mantiene pieno fino a pranzo.
Lo fa. E poi mi piace preparare un pranzo salutare da portare al lavoro. È una mossa intelligente. Tendo a prendere qualcosa di veloce dalla caffetteria. Non c'è niente di sbagliato in questo. Purché tu stia alimentando il tuo corpo. Vero. Dopo il lavoro, cosa ti piace fare per rilassarti? Cerco di fare una passeggiata o di fare un po' di stretching leggero. È un ottimo modo per passare dalla vita lavorativa a quella domestica. Assolutamente. E poi la sera mi piace leggere o guardare la TV. Lo stesso qui. È importante avere quei tempi di inattività, vero? Sicuramente. Una buona routine mi aiuta a rimanere equilibrato e produttivo. Lezione 15. Preoccupazioni e incoraggiamento. Ehi Anna, come ti senti ultimamente? Sono un po' preoccupata di non riuscire a seguire il mio corso di inglese. Capisco. L'inglese può essere una materia impegnativa per molti studenti. Lo è davvero. Faccio fatica a tenere il passo con il carico di lavoro e le regole grammaticali. Sono sicuro che stai andando meglio di quanto pensi. Non siate troppo duri con voi stessi. Lo spero. Voglio davvero fare bene, ma i test e i compiti sono così scoraggianti. Conosco la sensazione, ma cerca di concentrarti sui progressi che hai già fatto. Questo è un buon punto. Sto migliorando in alcune aree, come il mio vocabolario. Esattamente. Costruisci su questi successi e non aver paura di chiedere aiuto. Hai ragione, dovrei contattare l'insegnante o un tutor se ho ancora difficoltà. Assolutamente. Sono lì per supportarti e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Sì, credo di dover solo essere più proattivo nell'ottenere il supporto di cui ho bisogno. È comprensibile essere preoccupati, ma hai questo. Credo in te. Grazie. Il tuo incoraggiamento significa davvero molto per me. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che ogni passo avanti è un progresso. Lo terrò a mente. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo ad ascoltare e offrire consigli. Lezione 16. Artisti ispiratori. Ehi Anna, hai sentito parlare dell'artista canadese Paul Kane? Ho sentito che il suo lavoro è stato ispirato da un altro importante artista di frontiera. Oh, davvero? Questo sì che è interessante. Non sapevo molto di Paul Kane. Chi è stato l'altro artista che lo ha ispirato? Credo fosse una donna di nome Catelyn. Il suo lavoro sulla frontiera ha contribuito a spianare la strada ad artisti come Paul Kane. Questo è affascinante. Adoro conoscere le connessioni tra diversi artisti e il modo in cui si influenzano a vicenda. Lo stesso qui. È incredibile come la visione creativa di una persona possa ispirare qualcun altro. Sicuramente. Sai che tipo di lavoro facevano Catelyn e Paul Kane alla frontiera? Da quello che ho capito, Catelyn si è concentrata molto sulla cattura dei paesaggi aspri e delle culture indigene delle regioni di frontiera.
Ah, capisco. E immagino che Paul Kane abbia adottato un approccio simile, ma con il suo stile artistico unico. Esattamente. È noto per i suoi dipinti dettagliati che documentavano le popolazioni e gli ambienti indigeni del Canada occidentale. Deve essere stato un corpus di lavori così importante, che ha preservato quelle tradizioni culturali e quegli scenari naturali. Assolutamente. È incredibile come gli artisti possano usare il loro talento per condividere storie e prospettive importanti. Sono d'accordo. È stimolante pensare a come gli sforzi pionieristici di Catelin abbiano contribuito a spianare la strada ad artisti successivi come Paul Kane. Sicuramente. Il loro lavoro ha lasciato un impatto duraturo sulla nostra comprensione e apprezzamento della frontiera canadese. Mi piacerebbe saperne di più sulla loro arte e sulle connessioni tra loro. Grazie per aver condiviso questo affascinante pezzo di storia dell'arte. È un piacere. Sono sempre felice di parlare delle storie di artisti influenti e del loro lavoro. Lezione 17. Esplorazione delle opzioni di alloggio. Ehi Anna, ho sentito che c'è un posto davvero bello che puoi visitare che sembra incredibile. Ne sai qualcosa? Oh, è fantastico! Che tipo di posto è? Sono sempre alla ricerca di nuove mete di viaggio da esplorare. Da quello che ho sentito, è questa bellissima oasi naturale con paesaggi mozzafiato e attività all'aperto a bizzeffe. Wow, sembra incredibile! Ci sono alloggi disponibili per i visitatori? Questa è un'ottima domanda. Non sono sicuro dei dettagli, ma immagino che ci debba essere qualche tipo di opzione di alloggio. Mm, mi piacerebbe saperne di più. Sai se ci sono hotel, chalet o campeggi nella zona? Sai, non sono del tutto sicuro dei dettagli dell'alloggio. Questo è qualcosa che probabilmente dovrei approfondire. Nessun problema. Se riesci a saperne di più sulle diverse opzioni di alloggio, sarei davvero interessato a conoscerle. Assolutamente. Farò qualche ricerca e ti ricontatterò. Conoscere le opzioni di alloggio sarebbe utile per pianificare un potenziale viaggio lì. Sicuramente. Avere queste informazioni renderebbe molto più facile decidere se è la destinazione giusta per me. Concordato. Vedrò cosa riesco a scoprire sui vari posti in cui soggiornare vicino a questo incredibile sito naturale. Meraviglioso. Grazie mille John. Sono davvero entusiasta di saperne di più su questo posto e sulle possibilità di alloggio. Anch'io. Ti farò sapere cosa scopro. Potrebbe essere il posto perfetto per un weekend. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di saperne di più. Fammi sapere ogni volta che hai questi dettagli. Lo farà. Sono felice di condividere le informazioni e speriamo di poter pianificare un viaggio insieme qualche volta. Lezione 18. Definire gli obiettivi della vita. Ehi Anna, come va? Ultimamente ho pensato molto ai miei obiettivi di vita. Oh, questo è interessante. Che tipo di obiettivi hai preso in considerazione? Beh, volevo fare dei cambiamenti positivi e concentrarmi davvero sulla crescita personale.
È fantastico. Quali sono alcuni degli obiettivi specifici che ti sei prefissato? Uno dei principali è diventare più sani e attivi. Mi piacerebbe iniziare ad allenarmi regolarmente. È un obiettivo fantastico. Migliorare la salute fisica può avere tanti vantaggi. Sicuramente. E voglio anche lavorare per essere più responsabile dal punto di vista finanziario. Ah sì, la gestione delle finanze è così importante. Che tipo di obiettivi finanziari hai in mente? Vorrei iniziare a risparmiare per un acconto su una casa nei prossimi anni. Wow, è un obiettivo davvero grande ed emozionante. Hai un piano per iniziare a lavorare in tal senso? Sto ancora cercando di capire i dettagli, ma so che devo ridurre le spese e aumentare i miei risparmi. Questo ha assolutamente senso. Avere un piano chiaro sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo di acquisto di una casa. Assolutamente. E oltre a questo, voglio concentrarmi anche sullo sviluppo personale. Oh, è fantastico! Che tipo di obiettivi di crescita personale ti sei prefissato? Mi piacerebbe davvero lavorare per essere più fiducioso e mettermi in gioco di più. È un obiettivo meraviglioso. Coltivare la fiducia in se stessi può fare una differenza così positiva. Di sicuro. C'è molto su cui voglio lavorare, ma mi sento motivato ed entusiasta. Sono così felice di sentirlo. È fantastico che tu sia così proattivo nel fissare obiettivi significativi. Grazie. Grazie che mi ascolti e mi sia stato di grande supporto. Significa davvero molto. Lezione 19. Discutere di un periodo di grazia di 30 giorni. Va bene Anna, ho un'idea che voglio farmi passare da te. Ok, sono ottimista. Cosa ti passa per la testa? Beh, stavo pensando che potremmo provare a implementare un periodo di grazia di 30 giorni per quel progetto su cui stiamo lavorando. Un periodo di grazia di 30 giorni? Un concetto interessante. Dimmi di più a riguardo. Sì, l'idea è di concederci 30 giorni in più per completare determinati compiti senza penalità. Mm, capisco. Potrebbe essere utile, specialmente per attività che potrebbero richiedere un po' più di tempo. Esattamente. Penso che allenterebbe la pressione e ci consentirebbe di fare le cose per bene. Questo ha senso. Che tipo di compiti avevi in mente per questo periodo di grazia? Beh, forse potrebbero essere incluse cose come la finalizzazione del design o il feedback dei clienti. Ok, sembra ragionevole. E pensi che 30 giorni sarebbero la giusta quantità di tempo? Credo di sì. È abbastanza lungo per fornire una certa flessibilità, ma non troppo lungo per ritardare il progetto. Va bene, sono disponibile a provarlo. Come suggerisci di strutturare il periodo di grazia? Stavo pensando che potremmo avere un elenco chiaro dei deliverabili idonei e poi comunicarlo al cliente. Bella chiamata. La trasparenza sarà fondamentale in modo che tutti siano sulla stessa pagina. Sicuramente. E forse possiamo rivederlo dopo i primi 30 giorni per vedere se funziona bene.
È un'idea intelligente. Valutalo lungo il percorso e apporta le modifiche se necessario. Esattamente. Allora cosa ne pensi? Sei d'accordo a provare un periodo di grazia di 30 giorni? Sai, più ci penso, più penso che potrebbe essere davvero utile. Facciamo un tentativo. Fantastico, sono felice che tu sia a bordo. Penso che questo potrebbe fare una grande differenza nel modo in cui affrontiamo il progetto. Lezione 20. Usare i social media con saggezza. Ehi Anna, volevo sapere cosa ne pensi dell'uso dei social media. Oh, i social media. Questo è un argomento interessante. Che ne dite? Beh, stavo pensando a quanto possa essere potente come strumento, ma anche a quanto sia importante usarlo con saggezza. Questo è davvero un buon punto. I social media possono essere un'arma a doppio taglio se non stiamo attenti. Esattamente. Sento che molte persone si lasciano coinvolgere dagli aspetti negativi. Sicuramente. I continui confronti e la pressione per presentare una vita perfetta possono essere davvero dannosi. Totalmente. Ma penso anche che i social media abbiano un grande potenziale per fare del bene se li usiamo nel modo giusto. Assolutamente. Può essere un ottimo modo per entrare in contatto con le persone e condividere contenuti significativi. Sicuramente. Quali pensi siano alcune chiavi per usare saggiamente i social media? Mm, direi di essere consapevoli di quanto tempo ci dedichiamo e di essere intenzionali riguardo ai contenuti che consumiamo e creiamo. Questo è un ottimo punto. La moderazione è così importante. Ed essere selettivi su ciò con cui interagiamo. Esattamente. E penso sia fondamentale ricordare che i social media sono solo momenti salienti, non la realtà. Sì. È così facile lasciarsi prendere dall'illusione della perfezione. Dobbiamo tenerlo in prospettiva. Sicuramente. E penso che sia importante usare i social media come strumento per migliorare le nostre vite, non definirle. Totalmente. Come usarlo per rimanere in contatto con i propri cari o condividere le nostre passioni, non limitarsi a scorrere senza pensarci. Esattamente. Se lo affrontiamo con quel tipo di consapevolezza, i social media possono essere una risorsa davvero preziosa. Sono d'accordo. Si tratta solo di trovare quell'equilibrio e utilizzarlo in modo sano e produttivo. Assolutamente. Sono lieto che siamo d'accordo su questo punto. I social media possono essere uno strumento potente, dobbiamo solo usarli con saggezza. Sicuramente. Credo che questa sia una conversazione importante per le persone, specialmente di questi tempi. Lezione 21. Collegamenti culinari. Buongiorno Anna, ho sentito che stavi provando una nuova ricetta. Come va? Oh hey John, sta andando piuttosto bene. Sono entusiasta di vedere come viene fuori questo piatto. È fantastico. Che tipo di piatto stai preparando? È una verdura saltata in padella. Sto cercando di incorporare più verdure nei miei pasti. Belle patatine fritte sono un'opzione così gustosa e salutare.
Hai una verdura preferita nel mix? Dovrei dire i peperoni. Aggiungono una croccantezza e una dolcezza così piacevoli. Oh sì, i peperoni sono i migliori. Quali altre verdure hai usato? Ci sono anche broccoli, carote e qualche fungo. Sto cercando di inserire quante più sostanze nutritive possibile. Sembra delizioso. Sono sicuro che si rivelerà fantastico. Lo spero. Cucinare può essere un po' incostante per me a volte. Non preoccuparti, sono sicuro che hai capito. Qual è il tuo segreto per cuocere le verdure alla perfezione? Mm, direi che la chiave è non sovraffollare la padella e lasciarli scottare bene. Devo dare loro un po' di spazio per respirare. Ah, buon consiglio. Questo ha assolutamente senso. Dovrò ricordarlo la prossima volta che salterò in padella. Sicuramente. E non abbiate paura di condirlo bene. Un po' di aglio e zenzero fanno molto. Oh sì, quei sapori sono fondamentali in un buon soffritto. Mi viene fame solo a pensarci. Ah, anche io. Non vedo l'ora di approfondire. Dovrai farmi sapere se vuoi la ricetta. Assolutamente, mi piacerebbe. Cucinare è qualcosa in cui cerco sempre di migliorare. Di sicuro. Sono felice di condividere. Ogni volta che hai bisogno di consigli o idee per ricette, fammelo sapere. Sembra buono, grazie Anna. Apprezzo l'offerta e sono sicuro che il tuo soffritto sarà fantastico. Lezione 22. Celebrazione della creatività. Ciao Anna, ho sentito che ultimamente hai lavorato su alcuni progetti artistici davvero interessanti. Ehi John, esatto. Ultimamente sto esplorando il mio lato creativo. È fantastico, che tipo di arte stai facendo? Beh, mi sto dedicando alla pittura di paesaggi e scene naturali. Wow, sembra bellissimo. Mi piacerebbe vedere alcuni dei tuoi lavori un giorno. Sicuramente. In realtà sto organizzando una mostra d'arte per esporre alcuni dei miei pezzi. Una mostra d'arte, è così eccitante. Quando sarà, mi piacerebbe venire a dare un'occhiata. È sabato prossimo al centro sociale. Sarei felice se ce la facessi. Di sicuro, lo segnerò. Non vedo l'ora di vedere il tuo talento in mostra. Grazie John, apprezzo molto il supporto. Creare arte è stato così appagante. Posso solo immaginarlo. Cosa ti piace di più della pittura? Direi che è la capacità di catturare la bellezza del mondo naturale. È così pacifico. Scommetto. E poterlo condividere con gli altri deve essere davvero gratificante. Assolutamente. Adoro l'idea che la mia arte porti gioia o ispirazione alle persone. È un obiettivo meraviglioso. Sono sicuro che il tuo lavoro farà proprio questo. Lo spero senz'altro. È stato un atto d'amore, questo è sicuro.
Beh, non ho dubbi che sarà fantastico. Considerami un partecipante impaziente. Meraviglioso. Sono così felice che tu ce la possa fare. Significa molto avere il tuo sostegno. Certo, non me lo perderei. La tua creatività è davvero qualcosa di speciale.